Bene, passiamo ora a descrivere la sezione decisamente più complessa di tutta la mia app, che è la sezione Bluetooth cuffie autoradio. In questa sezione avrete la possibilità di configurare assai finemente il colloquio e l'interazione con dispositivi Bluetooth. Ce ne sono di varie categorie, una selva veramente infinita anche per tipologie. Quelle che ci interessano sono chiaramente i riproduttori audio, perché attraverso quelli passeranno le nostre notifiche. Ci sono però certi parassiti strani, tipo gli smartwatch, che possono beccarsi il canale audio senza poi utilizzarlo, e quindi il nostro audio e le nostre notifiche finirebbero nel nulla. Appunto per questo ho dovuto prevedere anche un'opzione, per essere consapevoli se quel determinato device è uno smartwatch o meno. Ecco, vedete le principali due opzioni, che distinguono le categorie di dispositivi, sono le prime due. La prima, giusto per dire tutto, tutti i dispositivi si troveranno all'interno della modalità di autoattivazione, apparati B2 per autoabilitazione, e qui come vedete li ho impostati tutti. Sarà possibile ovviamente selezionarne anche solo una parte. Ecco, detto comunque questo, lo vedremo dopo quando parleremo di autoattivazione. Torniamo alle nostre opzioni generali. Ecco, quindi fatto salvo che tutti i dispositivi possono essere linkati in altre opzioni, qui nella prima opzione, apparati Bluetooth in emulazione telefonata, dovremo andare a selezionare i soli dispositivi Bluetooth che gestiscono le sole telefonate. In questo caso tipicamente un autoradio, che interviene solo quando telefoniamo, perché normalmente se no la utilizzeremo per riprodurre la radio o un CD, insomma tutto in locale, a meno che non la usiamo in modalità multimediale collegata al telefono. Allora diventa né più né meno come una cuffietta multimediale Bluetooth. Nel caso che però sia utilizzata come autoradio o abbiamo degli auricolari che gestiscono solo telefonate, dobbiamo assolutamente selezionarli in questa finestrella. Ecco, per esempio in questo caso la mia prima, la WW BT8372, è la mia autoradio sulla mia Volkswagen, BTC4 è un mio vecchio auricolare per sole telefonate, così come HEAR. Ecco, dopodiché poi, giusto per proteggersi, come dicevo prima, dagli smartwatch, ecco qui io ho selezionato il mio Huawei Watch 2 in maniera tale che non diventi un sottrattore di audio, che non mi porti via l'audio, e quindi che tutto funzioni regolarmente. Poi c'è l'opzione forza l'altoparlante, nella quale anche durante una connessione Bluetooth l'audio viene forzato attraverso l'altoparlante, quindi molto probabilmente passerà sia attraverso l'altoparlante che attraverso il dispositivo Bluetooth collegato. Infine la profilazione dell'audio BT è da espertissimi. Io vi dico assolutamente, così come c'è scritto, modificatelo solo se necessario. È presente più che altro per cercare di gestire vecchi dispositivi Bluetooth che agivano in maniera assolutamente non standard, e quindi da qui si poteva andare a fissare finalmente alcuni parametri che questi dispositivi utilizzavano in maniera non standard. Ecco, le ultime due opzioni veramente non sono neanche mostrate in modalità non esperto, sono vecchi retaggi del passato, forzature e utilizzi di app esterne per cercare di rimediare a certe vecchie situazioni di dispositivi non standard. Ecco, comunque adesso io vi consiglio caldamente di non usarle più, dovrebbero essere, si spera, superate. Ok, penso di avervi detto tutto.